Ben ritrovati amici, ok, ci siamo arrivati, la recensione della Canon EOS R5, un test completo che mi ha impegnato diversi mesi e insomma l'ho maturato nel tempo, come è giusto che sia per una camera così completa, così importante e innovativa, finalmente. Grazie Canon, parliamone subito, ma mettetevi comodi, anche perché vi ricordate 956 pagine del libretto di istruzioni, tutte in italiano. 956, sono quasi 1000. Buon divertimento. Biglietto da visita prodotta dal 2020, 45 megapixel, sistema del dual pixel del nostro sensore, gamma da 50.000 fino a 102.000 ISO, 1053 i punti AF, una raffica di 20 fotogrammi al secondo, quindi la accreditano al top dei top, 20 fotogrammi per 180 RAW. Ci sono subito i pro che emergono, ma certo è veloce, ma soprattutto versatile, una camera a tutto tondo, forse la prima fotocamera Canon all around. Già, quello che prima dovevamo andare a cercare in 3 camere diverse, la pulizia dalla serie DX, la quantità dei pixel dalla 5DSR, il cinema, quindi le clip nella 5D Mark IV, questa volta lo troviamo in una sola fotocamera e a che livello d'eccellenza! Finalmente una camera che può fronteggiare la concorrenza e anzi sbattere sotto il naso qualcosa di più. E poi mettiamoci anche il display, un display articolato, un autofocus precisissimo, un inseguimento con riconoscimento di viso, occhio, mani, braccia, tutto quello che vogliamo, lo avrete letto, assolutamente esente da critiche. Un salto in avanti stratosferico rispetto a dove ci aveva lasciato Canon. E poi certo peso ingombro che senza dubbio è stato miniaturizzato, ma mica poi così tanto. Ampia possibilità di customizzazione, come per tutte le macchine Pro, ed è giusto che sia così. Qualche contro, sì, elenchiamolo, a volte i materiali potrebbero essere un po' migliorati, sembra talvolta in qualche comparto quasi un po' cheap. E poi la durata della batteria, vabbè, lo metto nei contro, ma lo sappiamo, queste camere succhiano la durata della batteria e quindi dobbiamo metterlo in conto. Manca il focus taking in camera e poi effetti collaterali. Bisogna aggiornare tutte le schede, tutto il computer, tutta la filiera, perché la capacità di calcolo del computer richiesta per questi file è davvero notevole. Un aspetto che mi ha colpito e che metto ancora nei contro è l'impossibilità di settare la dimensione del file RAW. Strano su una camera come questa. Macchine di fascia inferiore lo hanno, macchine superiori lo hanno, qui non c'è. È anche vero che generalmente chi fotografa in RAW lo fa nella massima estensione per portarsi a casa la miglior qualità possibile del negativo digitale, però a volte è molto comodo avere un RAW medio, un RAW piccolo. Altri difetti bisogna andarli a cercare davvero facendo le pulci, come ad esempio il limite di un sessantesimo di secondo nello scatto elettronico col flash. E forse qualche dislocazione dei pulsanti, insomma l'ergonomia generale che secondo me potrebbe essere lievemente migliorabile. Ma cominciamo subito da una questione che ha sempre alimentato grandi dibattiti nel web. Reflex contro mirrorless. Per questo non mi farò coinvolgere da questa polemica. Se vi trovate bene con la vostra reflex, continuate a tenerla, perché con la mirrorless non farete foto migliori se non quelle 5 o 6 su 1000 ogni 1000 scatti. Meno male che c'è l'anello, però già l'anello col quale, ce l'ho qua, con il quale si possono montare le ottiche EF, e questo ve l'ho già presentato in un video, cari signori, è una meraviglia. Nonostante insomma ci siano comunque delle piccole limitazioni che vi ho già spiegato, insomma l'obiettivo sporge un po' di più, il brandeggio della camera non è certamente dei migliori. Mentre tutto il parco ottico EF può essere montato sulle RF, non vale il contrario, quindi acquistando un obiettivo RF non potrò montarlo di là. E mi raccomando, fate i conti anche con tutti gli aggiuntivi che avete. Moltiplicatori di focale, anelli di prolunga non possono essere più utilizzati nel momento in cui comprate un obiettivo RF. Quelle cose restano appannaggio unico della baionetta EF. Non dimentichiamoci che quando parliamo del sistema R Canon di oggi stiamo ancora parlando di una
terra di mezzo, proprio di una transizione morbida tra la reflex e la mirrorless. Già, perché ci sono tantissimi aspetti in comune. La slitta, per esempio, del flash è comune a tutte le macchine, ma non negli ultimi modelli, per esempio. La batteria è stata tenuta la compatibilità, sebbene non sia proprio lo stesso codice identificativo con i modelli precedenti, e per chi ha una dalla 80D come ho io, quindi una macchina ormai di 10 anni, una 5D Mark II, pensate un po', la batteria è rimasta la stessa, quindi se avete in casa altre reflex vi risparmiate un bel acquisto sulla batteria. La scheda di memoria, altro punto, che è rimasta ancora una SD. Più andiamo avanti su macchine come queste non la troveremo più, perché performanti quanto possono essere, ormai lo spazio per le Express o le XQD. Quello che cambia, dietro abbiamo questo display articolato che è assolutamente interessante. Una cosa che cambia e che mi dà un po' sui nervi sono questi due tasti, il rate e il menu. Ma come? Ne veniamo da decenni di menu posizionato sull'estrema sinistra e questa volta mi metti il rate sull'estrema sinistra, cioè inverti i bottoni. Perché? Vorrei davvero parlare con chi ha fatto questa scelta. Anche il fatto di dedicare un pulsante in una posizione così comoda e importante che viene utilizzato davvero poco. La funzione di rate è una funzione interessante per chi deve velocemente scegliere le foto dalla camera, e vi confesso che anch'io l'ho usata quando dovevo mandare i file in redazione oppure mandarli direttamente alla stampa quando c'era qualcosa di urgente da fare, però l'avrò utilizzata insomma poche volte nella mia vita e tutto sommato si potrebbe fare anche, dato che è una cosa che si fa tenendo la camera con due mani quando si guardano le foto, farla anche con altri pulsanti, non con questo qua. Insomma, le prime volte non vi nascondo che avevo in mano la R5 e il menu e invece mi andava il tasto rate. Così come questo comando del joystick che sì, lo cercherei appena più sotto, però dipende sempre dalla mano di ciascuno di noi e quindi sono piccole cose, vi ripeto, poco, leggermente migliorabili. Il cambio tra AV, tra il sistema fotografico e video, che nel mio caso lo faccio con una combinazione di tasti, ce ne sono diversi qua, finché non lo imparate bene, non imparate bene dove si trovano, con che dito andarli a premere, è facile magari premerne uno piuttosto che un altro. Finalmente le lamentele possiamo metterle un pochettino da parte, cioè diventa tollerabile, non è, ve l'ho già spiegato, nella presa di contatto non è uguale a quello di una reflex, però comunque fa il suo dovere, anzi in certi frangenti secondo me è persino meglio, lontano assolutamente da quello di una serie 1DX, anche lontano dalla R3 che è ancora più bello e diverso, devo dire, rispetto a quello delle Nikon della serie Z7, Z6, un modo diverso di guardare dentro. Forse ve ne ho già parlato nel video dedicato appunto alla Z7 II. Con Canon, che ha un fattore di ingrandimento minore, c'è un mirino più dettagliato, invece Nikon ha un fattore di ingrandimento un po' maggiore, poche cose per intenderci, ma la sensazione è quella più immersiva. Da una parte arrivo quasi a preferirla, anche se poi con Canon, quando devo andare a scegliere di fino a traguardare ingrandendo nel mirino, mi accorgo che ci sono più pixel, c'è molto più dettaglio quando mi spingo al 10x e lì in su per andare proprio a trovare il cappello nell'inquadratura. Però il mirino elettronico, il mirino digitale toglie ancora insomma quel senso di realtà che a volte è proprio l'anello di congiunzione tra la scena osservata dai nostri occhi e quella che poi andiamo a cercare o a ricercare nel mirino ottico, la quale molto spesso diventa la fonte di ispirazione e ci dice: lo faccio questo scatto oppure no? Insomma, ci aiuta a valutare se quello che è la visione immersiva, quella nostra soggettiva nell'ambiente, poi la riconosciamo all'interno di un mirino. In questo senso le macchine pro o comunque quelle con un bel mirino, non vi dico il medio formato, sono assolutamente ancora avanti. Parliamo un po' delle impressioni d'uso. La Canon EOS R5 nei servizi di reportage, soprattutto negli interni scuri come le discoteche, i teatri, oppure anche di notte, in occasione di fiere, sagre, si dimostra
un po' meno pronta rispetto ad una reflex. Infatti il mirino elettronico, quando viene utilizzata soprattutto in modalità risparmio energetico, e bisogna fare i conti anche con quello, ha un suo tempo di attivazione. E vi confesso che non è nemmeno quello che disturba più di tanto, quanto l'aggiustamento della luminosità nel mirino, perché è un po' come se partisse dal presupposto che la scena è molto buia, quindi si illumina a giorno e può anche abbagliare, si aggiusta in meno di un secondo, però è una cosa che, ancora una volta facendo un parallelo rispetto a Nikon, non ho trovato dall'altra parte. Questo è un piccolo difetto che soprattutto al buio potrebbe accecare momentaneamente, e soprattutto in una reflex non avviene. Però va anche detto che al buio con una camera come questa si vede come se fosse giorno, e quindi vedete pro e contro. Per me sul piatto della bilancia diventa un vantaggio il mirino digitale. Fototracking, caccia itinerante, come si comporta? Io posso raccontarvi con l'anello di adattamento, diciamo, con questo anello che la utilizzo, si comporta bene, anche se non vi nascondo che sono 2 cm in più che vengono aggiunti, e allora significa che se il peso è in avanti pesa ancora un pochettino di più. E poi c'è anche un altro aspetto che si sente, si avverte dal fatto che il corpo camera è decisamente un po' più piccolo e sembra anche un po' più gracile, anzi lo è rispetto per esempio alle serie Pro. E quindi quando abbiamo dei teleobiettivi e ci troviamo per esempio col monopiede, c'è una ripartizione dei pesi che si avverte, quasi addirittura oserei dire una certa titubanza nel dire la sollevo dall'impugnatura, che comunque è più piccola rispetto ad una reflex Pro o comunque di una reflex dotata di battery grip. C'è quasi quella, sapete, quella riserva mentale di dire speriamo che non si spezzi, speriamo che non si rompa. In realtà non è vero, la macchina è solida, però la variazione della distribuzione dei pesi, per chi è abituato ad una reflex di quelle toste, si avverte assolutamente. E quel poco di peso in meno che ha comunque questo corpo camera si avverte non immediatamente, ma alla fine della giornata, insomma, diventa un po' meno faticoso, non tanto quando si lavora su cavalletto o monopiede, ma quando abbiamo dei servizi a mano libera, cerimonia, battesimi, eventi da fotografare. Anzi, dovrei dire che quelli che hanno mani un po' più grandi della mia probabilmente dovrebbero dotarsi di un battery grip. Però, allora, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. A cosa serve una mirrorless che sia più compatta? Le batterie durano meno, lo abbiamo detto, non garantiscono la stessa durata che c'è su una reflex, vuoi per la stabilizzazione che c'è nel corpo camera, e questo è un vantaggio indubbio, vuoi perché c'è un mirino, o comunque insomma è sempre un piccolo display, sempre attivo, o quello o quell'altro. La batteria dura meno se ne fate un uso professionale. 2 batterie vi servono assolutamente, professionale nel senso meglio non rimanere a piedi. E poi ci sono anche complici gli obiettivi stabilizzati. C'è rispetto alla reflex un sistema di dialogo fra camera e obiettivi molto più evoluto, perché per esempio gli obiettivi con baionetta RF, non tutti ma moltissimi, hanno anche una ghiera che potete personalizzare ulteriormente per scegliere che cosa comandare. Dell'autofocus ve ne devo parlare? Che cosa vi racconto? Quanto è bello, quanto è veloce? Vi dico solo che per uno come me, che ha convissuto con il manual focus per parecchi anni e con i primi obiettivi che avevano il pignone che si inseriva nel movimento sul corpo camera, su queste camere, su queste ultime produzioni, a volte toglie quasi il gusto di fotografare. Non che facciano tutto da sole, ma sono straordinarie, strabilianti. Sembrano quei missili a guida termica che inseguono il bersaglio e fanno quasi tutto da solo. 2 parole sulle modalità di inseguimento: riconoscono l'occhio degli animali, il viso, hanno dei tracking super evoluti, difficilmente fanno cilecca, soprattutto se riuscite ad utilizzarli coniugandoli a che cosa? A tutte quelle possibilità di cucire addosso la fotocamera. Il sistema autofocus Canon non è secondo a nessuno, anzi, e quindi settatevi bene gli ostacoli, quanta velocità, quanta ripresa, da dove riprende, magari ne parlerò in un video specifico. La qualità dell'immagine è indubbiamente notevole, anzi direi
proprio elevata, finalmente un bel salto di qualità rispetto ad altre reflex che ho visto, ma devo anche premettere che non aspettatevi un salto di qualità strabiliante in alcuni frangenti, ovvero se prendo la mia 5D Mark III o Mark IV, la posiziono sul cavalletto, uso uno scatto remoto per ritardare lo scatto, presollevo lo specchio, in queste condizioni c'è soltanto, diciamo, la peculiarità del sensore a fare la differenza. Chiaro che 50 megapixel o 45 che siano fanno senza dubbio una qualità percepita nel dettaglio e nell'acutanza generale maggiore, però sostanzialmente non è lì che si gioca la partita. La partita si gioca nella qualità degli alti ISO che in questa camera, in questo sensore, finalmente sono di altissima qualità. Vi faccio vedere questa foto, ad esempio, che è scattata tra l'altro con un 50 mm 1,2 e potrete osservare che il diaframma era a 1,6, quindi nemmeno la massima acutanza che un obiettivo come questo nel ritratto certamente non richiede. 4000 ISO, una pulizia che non ho mai visto in alcune camere, se non nelle serie 1DX, certamente nella R3, ma con tutte le limitazioni che invece compaiono in altri settori. La gamma dinamica è l'altro punto, finalmente una freccia all'arco di questa camera, e la gamma dinamica c'è. Questo che vi presento, uno fra i tanti, è uno scatto che solitamente di quelli che vengono fatti appunto al tramonto, quindi abbiamo da preservare le alte luci per tenerci l'atmosfera, ma purtroppo il resto è in ombra e invece dobbiamo recuperarlo un pochettino. 21 mm TT Artisan 400 ISO. Questo è il fotogramma, il RAW di partenza, e qua insomma mi diverto un pochettino a tirarlo di uno stop, poi di 2, poi di 3, ma poi insomma ci ho giocato un pochettino, anche i 4 stop sono alla portata ed è finalmente sorprendente quanto anche Canon abbia ottenuto una qualità nel recupero delle luci, una qualità del colore, del rapporto di bilanciamento fra le varie tonalità, senza creare quell'artefatto, quel rossiccio, quella variazione tonale che tanto infastidiva fino a qualche tempo fa. Promossa assolutamente, e devo dire la verità, non solo quasi, dico quasi allineata alla concorrenza, manca forse un pelo, forse 2 peli, ma stiamo parlando davvero di quisquiglie, ma finalmente abbiamo una macchina che consente di lavorare in maniera elastica l'immagine generata da questo sensore. Sono finalmente soddisfatto, molto spesso mi sono lamentato di Canon, ma in questo caso il lavoro svolto è davvero di altissima qualità. Parliamo di video. Sapete che quando è uscita la R5 ha fatto parlare molto per questi 8K. Esiste oggi la versione cinema, la R5C. A chi servono? Dove me li spendo? Cosa me ne faccio degli 8K? Beh, allora è vero che innanzitutto, anche solo per provare, una qualità esagerata, una qualità di dettaglio che è quella che siamo abituati a vedere nelle foto, questa volta la ritroviamo anche nei video che però impegnano non poco il processore del computer, della camera, le schede, perché anche qui c'è un piccolo vincolo, cioè bisogna avere una scheda di quelle costose e oltretutto vi serve anche un lettore di schede, perché se non le avete già vi dovete dotare anche di un lettore, anche questo è un ulteriore esborso. Ma il video 8K mettiamolo anche un attimo da parte, è sul 4K che c'è un salto straordinario, innanzitutto perché lavora tutto il sensore, ho la possibilità del crop, di modalità video, dei log, veramente sconfinata, ma quando ho bisogno di ritagliare un fotogramma, se giro una scena che so che è importante, so che mi interessa in 8K, mi ritaglio un file da 8000 pixel. È un altro paio di maniche, ormai anche, ve l'ho detto ormai già da parecchio tempo, la raffica diventa una cosa che per chi è abituato in certe situazioni va bene, ma se devo proprio estrarre quel fotogramma, faccio un bel video di 10 secondi in quella scena, nell'azione sotto porta, nella derapata dell'azione sportiva, nel volo di un uccello con l'inseguimento che abbiamo oggi, e mi ritaglio le ali aperte come voglio io e quanto piace a me.
E sempre a proposito di ritaglio, anche il fatto di avere un sensore così generoso di pixel è un bel vantaggio anche quello, tanto nel video, anzi forse persino di più nel video che nel settore fotografico. Un 400 f4, un 400 2.8, un 500 f4 diventano dei super mega tele, soprattutto nel video, impiegati nel video. Ci prendiamo la parte buona, insomma, i vantaggi ci sono tutti. Il salto maggiore rispetto alle altre fotocamere Canon che avevo provato in precedenza è la naturalezza dei colori. Il sensore ha tanti pixel, riesce a sfruttarli tutti, ma soprattutto senza urlarli, senza gridarli. Tanta naturalezza, c'è molta fluidità anche nel movimento camera, anche nel classico sinistra-destra oppure alto-basso, e anche questo aiuta moltissimo a restituire una qualità delle immagini che è percepito anche vi dico, da dei clienti che se ne intendono poco, ma mi hanno detto: ah, ma hai cambiato macchina, è più bello questo video. Sì, assolutamente, si vede ed è tangibile il 4K fine, ma poi anche la possibilità di ritagliare quando si eseguono delle clip video, e poi non dimentichiamo la stabilizzazione che fa veramente un ottimo lavoro, ma anche la possibilità del log Canon e perché no anche dello slow motion in camera, perché comunque i 100 fotogrammi sembrano più vicini ad una camera di qualità che ad una fotocamera alle quali siamo stati abituati in precedenza, come ad esempio la 1DX Mark II, ma anche la Mark III oppure la 5D Mark IV. Insomma, anche questo è un comparto che mi soddisfa parecchio, senza poi considerare il fatto che l'8K ma anche il 4K mi consente un ritaglio del fotogramma nel momento, nell'istante preciso dove lo voglio, ed è un file di altissima qualità. Una macchina, vi dicevo, la R5, alla quale non si può criticare niente, quasi nulla, se non proprio quei gusti personali, le esigenze di quei fotografi che hanno operato in un ambito settoriale specifico e che necessitano magari di quelle funzioni che ancora non sono disponibili o sarebbero migliorabili, però parliamo di una minoranza. Parliamo anche di quella minoranza di fotografi che sono anche un po' più avanti negli anni di quanto non sia io, abituati ad una certa ergonomia, ad un certo modo di operare, che devono un po' rimappare tutto quanto. Dovrei, per cercare qualcosa di meglio, orientarmi sulla R3? Ma siamo sicuri che sia meglio? Ne ho parlato ogni volta che vi ho presentato una serie Pro. Vabbè, al di là del prezzo, che ci sta 1,5 di queste, il che è tutto dire, sì, sono migliori per certi aspetti, per le cose che servono a quel tipo di fotografo, ma questa fa meglio moltissime altre cose. Io ci penserei davvero. Questa volta, finalmente, posso dire, sono davvero molto contento. A voi tutti amici, grazie, perché questo è stato un bel polpettone. Vi aspetto alla prossima. Ciao!